L'arte guarda sempre di più all'online. Vediamo le nuove tecnologie e le strategie che stanno mutando il mercato dell'arte delle piattaforme di vendita online. Secondo gli ultimi dati, nel 2018 le piattaforme di vendita d'arte online hanno aumentato il proprio fatturato del 20%, adottando una strategia rivolta ai nuovi collezionisti 3.0. Comprare e vendere arte online oggi è semplice, esistono siti dedicati, piattaforme di vendita, e-commerce e ancora ogni singola galleria, mercante o casa d'aste può in qualche modo strutturarsi per approcciare questo mercato infinito e dal grande potenziale. Anche l'utilizzo degli smartphone, sempre più presenti nella nostra vita, ha dimostrato un incremento delle vendite pari al 20% rispetto al 4% del 2015. In tutto questo, anche i social network giocano un ruolo fondamentale nel processo di vendita, ma soprattutto di decisione all'acquisto, di convincimento, di informazione e di studio del mercato, delle opere e dei loro artisti. Cosa significa? Che Instagram ha 1 miliardo di utenti nel mondo e che in qualche modo avranno l'opportunità di rapportarsi all'arte e agli artisti. E sono sempre di più artisti, collezionisti, sia di nuova generazione che di lungo corso, e operatori del settore ad affrontare e ad utilizzare questi social con strategie commerciali atte alla promozione o alla vendita, creando così una vera e propria rivoluzione del mercato, ma soprattutto degli aspetti decisionali di acquisto, dove il collezionista in questo caso viene coinvolto e già a monte si informa sulla mostra, sull'artista, sull'evento o sulla fiera, iniziando così con anticipo quel lungo percorso decisionale che lo porterà poi alla vendita, ovviamente non d'impulso, ma comunque ragionata o comunque appassionata da un racconto. Questo potere è talmente forte che anche le grandi case d'asta si sono lasciate coinvolgere. Pensiamo a Christie's, pensiamo a Sotheby's e ancora a Paddle8, le quali creano delle piattaforme su misura sempre più efficienti e degli apparati social dove raccontano il retroscena delle imminenti aste oppure preparano con la promozione delle opere o del loro racconto da parte dei professionisti interni o esterni alla struttura stessa. Quindi iniziano la promozione degli eventi con lungo anticipo, offrendo anche degli spunti tecnici per chi quell'opera in qualche modo non è in grado di potersela permettere e allora effettuano anche un'attività di informazione per gli appassionati d'arte che possono sognare e vivere quell'emozione dell'asta. Tanto che l'ultimo rapporto di Hiscox e Art Addict ha posto il traguardo nel 2023 di raggiungere 8,37 miliardi di scambi di opere online, con una stima di crescita del 15% per anno. Tuttavia ci sono delle questioni che devono essere ancora affrontate per poter parlare di un mercato sicuro e affidabile con piena fiducia da parte di collezionisti e operatori del settore. Alcuni aspetti che possiamo analizzare sono la reputazione del venditore, l'autenticità delle opere, la loro provenienza e ancora lo stato di conservazione. Questi aspetti sono molto importanti perché l'utente online che decide di fare un acquisto è già educato e associa la medesima esperienza, seppur ovviamente diversa, a quella dell'arte. Quindi cosa significa? Che si aspetterà di verificare chi vende, di poter avere delle informazioni sulla provenienza o ancora di avere delle testimonianze o di poter in qualche modo operare o verificare il suo acquisto. Ovviamente l'arte è un bene fisico e ha delle necessità e delle peculiarità molto specifiche. Per questo bisogna trovare soluzioni tecnologiche che possano risolvere tutte queste problematiche o comunque aumentare la fiducia dei collezionisti per approcciare sempre più al mercato dell'online. Di conseguenza c'è la possibilità che queste piattaforme possano essere sempre più protagoniste nella fase di acquisto di un'opera d'arte. Ovviamente, a mio avviso, l'emozione di vedere un'opera d'arte dal vivo non sarà mai uguale. Tuttavia, per alcuni acquisti è sicuramente un'ottima fase di conoscenza, ma soprattutto sarà sempre più importante avvicinare questa diffidenza o avvicinarci a questa esperienza legata al vivo, per poter così pensare a un mercato più liquido, più grande e soprattutto più 3.0. E voi siete pronti?